Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. La lettura di oggi è un approfondimento della lettura generale che è già uscita, la trovate nelle playlist del canale, nelle letture degli oroscopi annuali e stagionali e andremo a vedere nei prossimi 6 mesi come sarà l'andamento per le relazioni e gli affetti. Prima di iniziare vi informo che dalla data di pubblicazione di questo video fino al 31 di luglio è attiva la promozione per la lettura semestrale, dove farò un quadro generale, esattamente come nella lettura di cui parlavo prima, che è quella con la copertina azzurra per capirci, la prima che ho pubblicato, e avrete la possibilità di approfondire uno dei temi tra la crescita spirituale, le relazioni e gli affetti e il lavoro o l'economia. Se volete più informazioni mi potete contattare a questo indirizzo email. Intanto ricordo anche che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare Ascendente Segno Lunare Venere e sotto nella descrizione trovate il link ad un video che è una guida e vi spiega come unire questi oroscopi. Partiamo dall'asso di spade, una regina di bastoni, il diavolo, un re di coppe e un asso di coppe al contrario. Ragazzi, devo dire che si inizia con un asso e si finisce con un asso, quindi si parla di qualche inizio. Tenete presente che avete la carta della morte come energia, diciamo, di base e si inizia con questo asso di spade. Qui c'è la necessità di lasciarsi indietro qualche cosa che è inerente al passato, è inerente a quello che o siete stati o avete vissuto o magari anche avete fatto. Qualche tipo di comportamento, qualche tipo di atteggiamento, insomma c'è qualche questione qui che, essendoci anche l'asso di spade, potrebbe venire a galla. Molte volte si parla proprio di una verità, di un qualche notizia o presa di consapevolezza che illumina la mente, che rischiara la mente, come se ci fosse un riconoscere una situazione, un comportamento, insomma, che porterà ordine mentale. Abbiamo poi questa regina di bastoni e vi dico che potrebbe rappresentare una persona nello specifico o la vostra energia, lo andiamo a vedere poi meglio con i mini tarocchi. C'è da dire, ragazzi, che poi abbiamo questo diavolo e queste due carte di coppe. Allora, qui ho come la sensazione che ci sia qualche costrizione con questo diavolo, qualche condizionamento. Per qualcuno si tratta di vizi, magari anche vizi di gioco, ed è una... tenete presente che qui abbiamo la morte, quindi c'è qualche tipo di condizionamento, di anche schiavitù. mm? Tenete presente che potrebbe essere che per esempio abbiate qualche amicizia, qualche relazione che in qualche modo vi condizioni troppo. Lo andiamo poi a spiegare meglio con i mini tarocchi. Abbiamo poi questo re di coppe e questo asso di coppe al contrario e fanno ben sperare, ragazzi, per l'inizio di una nuova relazione, se per caso siete single. Quindi andiamo a vedere un attimino carta per carta di che cosa si tratta. Ripartiamo dall'asso di spade, 5 di coppe, e 3 di coppe al contrario. Wow! Allora, ragazzi, qui il 5 di coppe parla di una sorta di occasione persa o di, in questo caso, essendoci un 3 di coppe, si potrebbe parlare di qualche relazione persa. Essendo un 3 di coppe potrebbe essere una relazione di amicizia o magari, visto che comunque è una stesa dedicata alle relazioni e agli affetti in generale, potrebbe anche essere qualche parente. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Fante di pentacoli, 2 di spade, il mago e la temperanza. Ragazzi, rinnovo questo presentimento che, insomma,
Per i single sarà veramente di buon auspicio questa seconda parte del 2023. Però con questa regina di bastoni, qui ho come la sensazione che ci sia una scelta da dover compiere, da dover effettuare per far partire qualcosa. Andiamo a vedere questo diavolo. Mm. 8 di pentacoli, il sole, il 5 di bastoni e il 10 e il 10 di pentacoli. Ragazzi, perché ho la sensazione che sia qualche contratto, qualche collaborazione che vi vincoli, qualche questione quotidiana, potrebbe essere legata ai figli per qualcuno, per qualcun altro, come vi dicevo, è una questione legata ai soldi, magari ci sono delle dipendenze o dei vizi di gioco, o dipendenze anche più in generale, ma potrebbero anche essere dei condizionamenti dovuti ad un gruppo, ad un... Se per esempio state affrontando un percorso, un qualche tipo di corso che vi in qualche modo stimoli la creatività, ho come la sensazione che sia una cosa che da un lato vi piace, ma dall'altro ci sono certe regole da dover rispettare che vi piacciono meno, che entrano un po' in conflitto con voi stessi. Andiamo a vedere il re di coppe. 7 di spade al contrario. Wow. Cavaliere di bastoni. Andiamo a vedere anche l'asso. Cavaliere di spade, asso di bastoni, 9 di pentacoli e cavaliere di coppe. Ragazzi, allora, parliamo di coppie. Nel caso siate già in coppia, quello che sento è che ci sarà veramente una seconda parte del 2023 ricca di passioni, ricca di attività, di movimenti. Quello che però potrebbe, diciamo, appesantire un pochettino la relazione di coppia potrebbe essere una questione legata al lavoro, piuttosto che una questione legata agli extra lavoro. Cioè, può anche essere che uno dei due o entrambe abbiate hobby e interessi talmente vari e abbondanti da dedicare poi alla fine della settimana poco tempo alla relazione di coppia. Questa è l'unica cosa che vedo, dove bisogna un attimino mettere in equilibrio gli spazi, come organizzarsi, chi si occupa di cosa, chi porta il bambino a scuola o cose di questo genere. Però niente di, insomma, di non gestibile. Nel caso siate single, io vi dico che qui ragazzi non rimarrete più single a lungo, ve lo dico, ve lo ribadisco. In realtà, allora, in realtà le potenzialità ci sono, perché abbiamo due volte il re di coppe e questo cavaliere di bastoni, ma è anche vero che l'asso di coppe qui è al contrario. Ho come la sensazione, vedendo anche il 9 di pentacoli, che sarete voi un attimino a prendere tempo o a magari scappare da questa persona. Perché io sento che per molte persone questa persona già la conoscete, sapete già chi è e c'è già una relazione con questa persona, di amicizia perlomeno. Però è come se nella seconda parte del 2023 questa persona si rivelasse. E da lì ci sarà un po' il panico, secondo me. Perché è vero che c'è già un sentimento, quindi è come se poteste fidarvi della persona, ehm, è come se fosse già amici, no? Nel profondo, però c'è questa voglia di indipendenza, mi viene anche da dire, no? C'è voglia di divertirsi, c'è voglia di viaggiare lontano, il cavaliere di spade è sempre un po' un'energia che scappa, ok? Quindi ho come la sensazione che potreste scappare da questo re di pentacoli. Scusate, di coppe.
Per quello che riguarda la famiglia, diciamo che sia di origine o che sia quella che voi avete creato, qui ne verran fuori delle belle. Nel senso che, allora ragazzi, nel caso abbiate figli, vi dico che potrebbe esserci qualche condizionamento legato ai figli o potreste notare che i figli vivono una sorta di condizionamento molto forte legato magari, sì, potrebbe essere a dei vizi, a delle dipendenze, ma potrebbe anche semplicemente essere per il lavoro, perché qui abbiamo un 8 di pentacoli. Oppure c'è qualche cosa all'interno di un gruppo della famiglia, anche qui il gruppo potrebbe essere di lavoro, ma il 10 di pentacoli rappresenta anche la famiglia, quindi ci può essere qualche tipo di questione, di conflitto a livello familiare, dove magari sono implicati cugini, figli, genitori, è la famiglia allargata il 10 di pentacoli, quindi prevede un po' tutti, e potrebbero esserci delle discussioni, dei dissapori, mi viene da dire. Per una decisione, secondo me, di qualcuno, perché comunque vi ricordo, come vi dicevo all'inizio, qui abbiamo la morte che è una falce e qui abbiamo l'asso di spade, si inizia tagliando con qualche cosa, portando a galla una verità, ammettendo, mi dicono, qualche cosa. Mm. Nel caso abbiate nuovi progetti, ragazzi, anche qui sento che diciamo avreste bisogno di muovervi un pochettino di più a livello di persone, a livello di conoscenze, a livello di alleanze, a livello di persone proprio che frequentate. È come se doveste ampliare il raggio d'azione, perché questo in un certo modo vi dà poi possibilità o di rivedere questo Re di Coppe, o nel caso proprio non vogliate vedere nessuno del passato, perché comunque qui non ho niente che fa riferimento al passato, potrebbe essere una persona nuova, di una certa età, matura comunque a livello emotivo, però io qui, vedendo poi queste due carte, ho come la sensazione che si dichiari inaspettatamente. Potrebbe essere, che conoscete già questa persona, ehm, in un certo circolo sociale, in un certo ambiente sociale. Se per esempio, vi faccio un esempio, avete la passione del canto e andate a lezioni di canto e magari cantate anche in un coro, è come se questa persona la conosceste perché canta con voi da tot tempo. Quindi sapete già chi è, avete già avuto a che fare, vi sembra una persona pacata, matura, calma, comprensiva. Può essere un segno d'acqua. Non vi fissate molto, a me non piace molto dire i segni, però non vi fissate molto perché potrebbe anche essere un segno di fuoco e avere una concentrazione tale di pianeti nei segni d'acqua per cui qua viene fuori come un re di coppe. Ok? Quindi non vi fate condizionare neanche troppo dai segni zodiacali. Va bene ragazzi, andiamo a vedere ancora un oracolo e poi una meditazione. Vediamo cos'altro vi vogliono dire. Queste sono tante. Guardate, le prendo tutte lo stesso. Allora, carta numero 16. Vi faccio notare che è uscita un'altra volta la spada. Ok, questa carta parla di prendere il controllo fondamentalmente e tagliare quello che non serve più sostanzialmente. Qui parla di ostacoli, ok? Parla di influenze, qui avevamo il diavolo che parla di condizionamenti che potrebbero essere dovuti appunto a un ambiente lavorativo. Per qualcuno si tratta di un'azienda familiare, quindi ci sono dei condizionamenti magari a livello lavorativo perché ci sono degli affetti, oppure ci sono dei condizionamenti a livello familiare perché c'è il lavoro di mezzo. Poi abbiamo carta numero 21. Wow, guardate, c'è un pugno che va verso l'alto e parla di potere, di forza, di espansione e di forzatura anche.
La sento molto associata con il potere personale, la forza di volontà. Ok, qui avete un 9 di pentacoli e l'amor proprio. Carta numero 2, e qui abbiamo una carta che vi ricorda di... parla di amuleti, quindi è un po' come se vi dicesse di, diciamo, ritrovare un po' la sacralità in questa situazione, o di quello che sono, diciamo, di quello che è la quotidianità della vita. Parla di protezione, parla di fortuna e di doti, ok? E di possessioni. Possessioni nel senso di possessi materiali, qui infatti vediamo tanti denari, il sole che parla di espansione, ma parla anche di possessioni e qui abbiamo il diavolo. Quindi, siccome il diavolo è collegato all'ego, molte volte l'ego ci possiede letteralmente, siamo talmente attaccati a un risultato che non vediamo altro oltre quello. E qualche persona è anche disposta a tutto per ottenere il risultato, anche se va contro la moralità delle cose certe volte. Carta numero 30. Guardate, questa carta vi parla di dolcezza fondamentalmente, di essere gentili con voi stessi, di coccolare il cuore. Vedete che qui c'è un cuore, ci sono tante rose appese. È un po' come se vi dicesse anche di ritrovare la sacralità della donna. Tenete presente che questa è una carta numero 2, lo stesso numero della sacerdotessa. E anche la sacerdotessa come amuleti usa i quarzi, i cristalli per guidarsi, i tarocchi, ok? 28. Questa carta parla di chiarezza mentale, vi riprendo le spade. Ah, tra l'altro questa parlava anche di telecinesi, quindi lettura del pensiero. E in effetti anche questa è una carta che indica la chiarezza di pensiero, qualche verità che viene a galla, come dico sempre. Parla di essere cauti, di usare cautela, di chiarezza, di una guida, quindi può fare riferimento o al seguire la vostra guida interna o all'appoggiarvi ad una guida esterna. Parla anche di chiarezza e di rimanere fermi sulle proprie posizioni. Wow. Bene, andiamo a vedere ancora una meditazione. Vediamo che cosa hanno da suggerirvi. Scusate, mi venne mostrata una grande conchiglia bivalve. La vidi aprirsi molto lentamente e notai che appena qualcosa le si avvicinava, essa si richiudeva subito. Ed ogni volta le era più difficile restare aperta. Udii queste parole. Mantieni il cuore spalancato, in modo che l'amore possa continuamente fluire in esso e attraverso di esso, irrorando sempre più il mondo. Guardate, questa la sento proprio come una carta che irrora il cuore, un po' quello che vi dicevano già qui. E poi il tuo essere è consapevole del travaglio che la terra sta vivendo. Il tuo essere vive il medesimo travaglio, dal quale non puoi dissociarti, perché non c'è separazione. Consenti all'amore, balsamo che guarisce, di scorrere attraverso di te. Dio, l'universo, la fonte. Dio è amore e Dio è in ognuno di noi. Questa carta mi ricorda il fatto che anche quando vediamo in qualcun altro qualche cosa che non ci piace, in qualche modo siamo noi, siamo uno, ok? Quindi in un certo senso l'altra persona ci sta semplicemente rispecchiando un lato di noi stessi che non ci piace. È per quello in effetti che si chiama la legge dello specchio. È un ottimo strumento di crescita personale. Bene, cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie nel prossimo semestre. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Se comunque la lettura vi è stata utile, potete mettere like, iscrivervi, condividere, commentare.
Se volete supportare attivamente il canale potete lasciare una donazione o abbonarvi. Ci sono due fasce di prezzo per l'abbonamento, quella più bassa è semplicemente un sostegno al canale, quella più alta vi dà diritto ad accedere ai video di crescita personale e spirituale. Io vi auguro una seconda parte del 2023 splendida, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!